Ciao a tutti, amici del Toro. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Toro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte. Grazie. Abbiamo la carta del Sole, amici del Toro. Si va verso un periodo di espansione, periodo di abbondanza, di crescita. Per qualcuno il Sole potrebbe far riferimento a quello che sono dei bambini, se ne siete in un momento, diciamo, di ricerca, o più, diciamo, in generale può far riferimento a quello che è il bambino interiore. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Bene, ok. Partiamo con un 2 di spade e un 4 di denari. Il 2 di spade parla di una situazione dove probabilmente c'è stata una scelta da effettuare o una decisione da prendere. Diciamo che probabilmente le cose non erano o non sono molto chiare perché comunque la figura è bendata, quindi non si vede qualche cosa, non avete proprio chiara tutta la situazione. E il 4 di denari mi fa capire che siete comunque attaccati ad un certo tipo di realtà, ad un certo tipo di anche materialità per qualcuno. Proseguiamo poi con un 9 di coppa al contrario e un asso di spade al contrario. Sento che questa situazione non vi sta soddisfando a pieno, c'è qualche tipo di sogno che vorreste compiere, ma probabilmente non è ancora il momento perché si dia questo sogno. L'asso di spade al contrario parla di una sorta di nebulosità, se vogliamo, a livello mentale, anche a livello di dialogo, magari con qualcuno. Ehm, diciamo che c'è qualche tipo di verità e potrebbe essere quello che non vedete qui, che non viene fuori, che non viene a galla. Abbiamo poi un 5 di spade e normalmente parla di discussioni, di conflitti. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a dei pettegolezzi, mi dicono. Abbiamo poi un 6 di spade, che è la carta successiva al 6 di spade, quindi qui c'è la necessità di allontanarsi da qualche tipo di problema o da qualche tipo di credenza limitante o aspettativa degli altri, mi verrebbe da dire. Normalmente quando c'è il 6 di spade fa sempre riferimento a qualche cosa inerente alla madre, i problemi familiari principalmente. E se vi dico che qui abbiamo il sole che fa riferimento al bambino interiore, potrebbe veramente essere qualche cosa che ha radici profonde. Abbiamo poi anche un 10 di bastoni per terminare la lettura e qui sento che sono proprio le aspettative degli altri. Può essere che parli di aspettative familiari, ok? 10 di bastoni è qui per dirvi, per ricordarvi che è ora di fare un falò di tutto quello che sono questi bastoni, questi pesi che vi portate dietro, bisogna lasciarseli alle spalle. È comunque un 10, quindi è una carta di chiusura cicli e apertura cicli. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 2 di spade per piacere, grazie. 5 di bastoni al contrario e cavaliere di spade. Sento che qui il dilemma, diciamo, tra le due spade, destra o sinistra, è se smettere per certi versi di lottare o se andare avanti per quello che sono le proprie ragioni. Qualcuno qui ha proprio voglia di andarsene dalla situazione o comunque da questo tipo di discussione. Andiamo avanti, vediamo il 4 di denari. Abbiamo un 3 di bastoni e un fante di spade al contrario.
Probabilmente per qualcuno si tratta di un progetto familiare. Però avendo questo fante di spade al contrario, qui è come se in realtà non riusciste a prendere il là, rimanete attaccati a questo tipo di realtà. È un po' qui, come dicevo qui, no? Il fatto di, ok, mi arrendo e smetto di lottare fondamentalmente per quello che voglio, oppure vado dritto per quello che voglio, perché qui il progetto c'è, ci sarebbe, ma quello che manca è il senso pratico di come realizzarlo. Andiamo avanti, vediamo il 9 di coppe. Abbiamo un 6 di bastoni al contrario e una regina di spade. Credo che si faccia, visto che qui parlavamo dei problemi con la madre, qui è venuta fuori una regina di spade, qui si tratta di avere il benestare di uno dei genitori, potrebbe principalmente essere la madre per qualcuno, perché appunto abbiamo questa regina di spade, o comunque uno dei due genitori che si suppone abbia un divino femminile molto sviluppato, poi potrebbe anche essere il padre, però qui è come se ci fosse proprio il bisogno di riconoscimento per essere appagati, il bisogno di sentirsi dire da questa persona, da questa regina di spade, che potrebbe anche essere una zia per qualcuno. Sì, ok, hai il mio appoggio, sì, ok, va bene, mi piace la tua idea. Sì, è un po' quello. Andiamo avanti, vediamo l'asso di spade al contrario. Abbiamo un re di spade e un 9 di coppe. Ripeto, qui hanno un po' lo stesso significato questi due 9 di coppe, nel senso che manca una sorta di soddisfazione e di appagamento. E come vi dicevo giustamente qui, è una sorta di chiarezza mentale che manca, come se mancasse il dialogo. Però in realtà sono due figure di spade e tra l'altro sono anche, cioè, oddio, essendo due figure dello stesso seme, la relazione molto probabilmente è una relazione predestinata. Però il punto è che sento che non c'è, come dire, affinità, oppure tra le due figure, oppure potrebbero essere il madre e il padre. Il madre. La madre e il padre, mi sono incartata, scusate. È come se qui uno dei due genitori fosse quasi d'accordo e l'altro genitore invece no. Se non fossero i genitori, se fossero le due parti della vostra coppia, potrebbe essere che uno dei due è più soddisfatto in un certo tipo di situazione, mentre l'altro vorrebbe di più. Andiamo a vedere il 5 di spade. Abbiamo la carta del giudizio e un 10 di pentacoli. Il 5 di spade sento che potrebbe essere una discussione. Qui c'era qualche cosa che non veniva alla luce e qui invece verrà alla luce. Sono dei conflitti normalmente, ma vi dirò che grazie a questo tipo di discussione ci sarà una rinascita, ci sarà un completamento. Sapete quando si dice che si chiude il cerchio? Andiamo avanti, vediamo il 6 di spade. Abbiamo un re di coppe e un 2 di bastoni. Ragazzi, per qualcuno, nel caso foste single, potrebbe entrare una persona, ma sento che vi dovete prima allontanare da questa sorta di situazione che avete qui. Allontanandovi, guardate, per molte persone potrebbe essere una persona nuova che entra, per altre una persona che vi può aiutare a staccarvi da questa situazione e a guardare al futuro. Anche il 10 di Pentacoli in effetti parla di un qualche tipo di aiuto che arriva e qui abbiamo la carta del giudizio, che è un po' il destino, il karma. Quindi sento che in qualche modo è una torre minore questo 5 di spade, c'è un qualche tipo di rivelazione. In questa discussione verranno fuori discussione o confronto, cioè nel senso non vedetela sempre come due persone che strillano, che urlano. Il punto è che quando c'è il 5 di spade è un conflitto a livello mentale, ok? È un gioco, una chi vince la partita nella discussione. E qui vi appunto renderete conto di determinate cose che magari prima non si vedevano. Mm? E può essere appunto che, come dicevo, ci sarà un allontanamento o dalla relazione in sé, se avete un partner o se fosse un genitore,
che vi darà la possibilità di vedere il mondo in una vita diversa, in un modo diverso. Andiamo a vedere il 10 di bastoni, o anche perché no, proprio una vita diversa. Abbiamo di nuovo un 2 di spade al contrario, la giustizia al contrario, e un 10 di spade. E sì, qui di nuovo c'è la sorta, lo stesso dubbio sorge alla fine della lettura, o meglio, diciamo che il dubbio che c'era a inizio lettura, a fine lettura inizia ad essere un po' più dissipato, si comincia a capire che qui o sì bisogna tagliare certe cose, certi atteggiamenti e certi legami. La giustizia è la carta dei contratti, quindi qui si tratta proprio di tagliare qualche tipo di contratto, di chiudere il ciclo. Se fosse per esempio una casa, se la questione fosse familiare, ci fosse una casa di mezzo, perché lo sento in effetti per qualcuno, qui è un po' come, ok, staccatevi da quello che potrebbero essere i riconoscimenti di cui voi avete bisogno. Cioè, una volta che voi vi rendete conto che non avete bisogno di essere riconosciuti da nessuno, qui potete andare avanti per la vostra strada. Non avete più bisogno che qualcuno vi dica hai fatto bene, hai fatto male, perché secondo la vostra coscienza avete fatto bene, punto. Questo è quello che conta, non conta più l'idea, il giudizio, il parere di nessun altro. Ok, andiamo a vedere per i single, qualche carta in più, poi per le persone che sono in una relazione stabile e poi qualche carta per le persone che sono in una relazione, diciamo, a distanza, in separazione o clandestina. Andiamo a vedere per i single. Ok. Allora, abbiamo un 10 di denari al contrario, un 4 di denari e un 3 di coppe. Qui è interessante perché penso che qui siate voi, qui anche il 10 di denari era già uscito. Ho l'impressione che siete voi che siete attaccati alla vostra realtà. Può essere che non vogliate andare a vivere con qualcuno, che non vogliate spostarvi, che stiate bene così come siete. Comunque c'è qualche cosa inerente, una questione abitativa, secondo me qui. E poi c'è un 3 di coppe che vi vede belli allegri in questo periodo, quindi di persone ne potrebbero entrare. Qui abbiamo visto un re di coppe. Poi che altre abbiamo un'altra, sì, re, regina. Qui un fante, un cavaliere. Sì, però secondo me avete già qualcuno, perché per esserci un 3 di coppe perlomeno avete un buon giro di amicizie, ecco. Non vi sento male, anzi. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile. Che cosa riesco a dirvi di più? Ok. Asso di denari, la carta del carro, il 9 di bastoni, poi abbiamo la carta della forza e la regina di bastoni. Qui c'è in qualche modo un nuovo inizio, un movimento, però c'è anche la volontà di difendersi e qui lo vediamo. Probabilmente per qualcuno la verità che non viene a galla è vostra, nel senso che siete voi che avete messo delle barriere difensive che non volete dire tutto all'altra persona, però poi avete anche la forza. Qui si tratta di aprire il cuore e prendere in mano il vostro potere personale, ok? Anche voi avete delle buone carte comunque. L'asso di denari è una carta che parla di doni, di regali, di aiuti, di una nuova strada, anche di qualche aiuto di tipo divino, comunque. Ok, andiamo a vedere per l'ultimo gruppo. Quindi per le persone che sono in separazione, in una relazione clandestina o a distanza. 5 di bastoni, che avevamo già inizio lettura.
Poi abbiamo un 5 di coppe e un 4 di spade. Questa fase di, diciamo, conflitto che vediamo qui, questa fase del 5 di coppe, che è una fase un po' di tristezza, che io non è che nella lettura principale veda molta tristezza, però sì la mancanza di quel tipo di riconoscimento di cui parlavo prima, no? E qui abbiamo un 4 di spade e vedendo la carta di viaggio che abbiamo qui e i 2 10, qui sento che molte persone avranno bisogno di prendersi un periodo di riflessione, un periodo per ricaricare le pile, un periodo per capire che cosa è ideale per loro. Vi dico, c'è un 5 di coppe, quindi sicuramente qualcuno in questo gruppo non se la sta passando bene, nel senso che è in un momento di sofferenza, ma qui c'è anche la questione che bisogna guarire se stessi. Questa carta io la sento come l'arcano minore della temperanza alcune volte, e la temperanza parla di portare in equilibrio il divino maschile e il divino femminile, ed è un po' proprio quello, ok, che qui diciamo siete chiamati a fare. C'è qualche tipo di sofferenza qui che bisogna metabolizzare. Andiamo a vedere con gli angeli del cuore. Ultimo messaggio per gli amici del toro. Ok. Wow. Riconciliazione. Una persona del passato sta tornando nella tua vita. Ma che bello. Qui abbiamo il giudizio in effetti. Quindi potrebbe essere qualcuno che già conoscevate, con il quale avevate già costruito non necessariamente una famiglia, però qualcosa di solido. Magari era già qualcuno che avevate fatto conoscere alla famiglia. Poi abbiamo amore non corrisposto, non c'è abbastanza attrazione o alchimia perché questa relazione possa funzionare. Questo la sento un po' più di qua, ragazzi, perché sinceramente è, dei tre gruppi è quello che ha le carte un po' più bruttine, mi spiace. Qui sento tanta tristezza, e tanto bisogno di riparazione, di ripararsi, di perdonarsi. Poi abbiamo anima gemella. Sì, questa persona è proprio la tua anima gemella. E io ve lo metterei qui. Qui. E poi abbiamo soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante nella tua vita sentimentale. E lo metterei qui perché i single li sento che sono quelli un po' più presi da tutta questa situazione terrenale, come vi posso dire, concreta, di abitazione, di casa, di famiglia, a livello pratico proprio. Cari amici del Toro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, di tutto il supporto che mi date sempre con i like, le iscrizioni, i commenti, le condivisioni, le donazioni, quindi grazie davvero a tutti quanti, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!